Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo di una vecchia conoscenza, il Tamron 150-600, questa volta in versione Canon. Eccolo qua, 5, 6 e 3. Presentazione veloce, 9 lamelle per il diaframma, beh, mica male, però ci sono 21 elementi in 13 gruppi, una distanza di messa a fuoco di 2,20 m. Anche questo mica male per un 600 mm, un rapporto di riproduzione quindi elevato e anche questo depone a suo favore. 2 kg? Beh, insomma, stiamo parlando comunque di un 600 mm e il prezzo è quello di 1280 euro listino, ma sapete che si può trovare usato a prezzi anche decisamente più convenienti. Esistono due versioni, questa è la G2. E poi c'è anche un altro aspetto che non è assolutamente irrilevante, lo vedremo poi meglio dopo, ma ve lo mostro subito. L'attacco della nostra staffa, un attacco Arca Swiss, che per tutti i fotografi naturalisti o comunque quelli dotati di una testa, insomma di un certo rilievo, è più che mai utile. Per esempio sulla mia gimbal posso montarlo senza necessitare di alcuna piastra adattatrice. Ho riprovato dunque a distanza di tempo uno degli obiettivi che mi hanno dato maggior soddisfazione utilizzato sul sistema Nikon, precisamente sulla D850. E la mia domanda è questa: funzionerà altrettanto bene su Canon, per esempio sulla nuovissima R5? Allora diamo uno sguardo d'insieme che ci fa subito percepire che cosa? L'ottima qualità di questo obiettivo dal punto di vista della sua fattura, delle sue finiture. Un paraluce abbastanza ingombrante di plastica, sì è vero, però come sempre ci lamentiamo perché gli obiettivi pesano. Quando però abbiamo un paraluce di plastica, beh, però insomma potevano fare meglio. No, dobbiamo metterci d'accordo, e parlo soprattutto per me per primo. Mi va benissimo un bel policarbonato in questo caso, perché si può montare a rovescio, me lo porto assieme all'obiettivo e riduco notevolmente il peso. Ma guardiamo l'obiettivo, come vi dicevo, una bella serie di finiture. Beh, SP, Special Production Performance, anzi per quel che riguarda Tamron, eccolo qua, uno sgancio che consente di ruotare, come vedete, l'obiettivo a 360 gradi. Sentite che non ha un blocco, quello che sentite è soltanto il movimento del cavalletto, però ci sono dei puntini che fanno da riferimento, quindi utilissimi, e poi lo sgancio avviene in maniera molto molto semplice. C'è un blocco di comando per che cosa? Per bloccare l'escursione dell'obiettivo. Se ve lo portate a tracolla, non credo proprio, ma se ve lo portate nello zaino, se ve lo portate in giro, sappiate che si può bloccare. Una volta sbloccato questo, lo zoom si estende. Eh sì, già, come è facile vedere, è uno zoom di quelli che sporge parecchio. E guardate, appena l'ho esteso, se prima pendeva da una parte, adesso è quasi in perfetto equilibrio, perché la parte, diciamo, abbastanza consistente del peso sta in questo gruppo ottico avanzato. Però non come in altri obiettivi, non come il Sigma per esempio, il 150-600, qui ancora lo trovo abbastanza bilanciato, abbastanza brandeggiabile. Buona la rifinitura, vi dicevo, dei comandi generali, buona l'escursione anche frizionata da questa ampia ghiera che si riconosce subito, mentre quella del manual focus sì, funziona, però è abbastanza libera. Comunque diciamo che fa il suo lavoro, soprattutto non tanto per andare a traguardare con questa, quanto per dargli l'aiutino quando non riconosce il bersaglio. Magari andiamo a sistemarlo così e poi lui ci arriva. A me capita spesso nelle condizioni di luce di alba e di tramonto. Non dimentichiamo che a 600 diventa un 6,3 questo obiettivo, quindi insomma non è propriamente quel che si dice un super luminoso, anche se poi in realtà stiamo parlando di un 600 mm. Ma la cosa che trovo funzionale, che trovo valida di questo obiettivo è il fatto che parta comunque da 150 mm. E significa poter contare, non dico su uno strumento che va bene per il paesaggio, ma quando vi trovo a fare caccia fotografica vagante oppure ho voglia di andare a prendere qualche dettaglio, ecco che un obiettivo così si impugna bene anche per la sua staffa, molto ampia. 2 kg, beh, tutto sommato 1 chilo della camera si possono ancora portare senza troppi problemi, e anche il fatto di portarlo su, di inquadrare, di portarlo quindi ad altezza occhio
essendoci una bella staffa che funge da appoggio, è meno faticoso di altri obiettivi. Anzi, il senso del video di oggi è anche quello di confrontarlo con gli ultimi arrivati sul mercato, perché il progetto di questo non è nuovissimo, però secondo me vale un po' tutti i soldi che costa e forse anche qualcosina di più. Buona maneggevolezza, sì, ma poi c'è anche quel buon rapporto di riproduzione che non lo trasforma certo in un obiettivo macro, però riesce ad isolare il soggetto, creare quello stacco sul fuoco che è assolutamente gradevole anche, vi dico la verità, e non dimentichiamo che è un 600 mm, quindi la potenza di fuoco c'è tutta. Qualcuno lamenta il calo di nitidezza alla massima focale, vabbè, insomma fa parte un po' di tutti gli zoom in generale, tanto più quando ci troviamo con una lente così lunga, perché è un 600 mm, un po' scuro, sì, è vero, lo abbiamo detto, ma quello che si paga degli obiettivi è proprio la luminosità. Un 600 mm f4 sapete che ci sta dentro almeno 10 volte nel prezzo, questo qua si intende. E poi un po' di calo anche alla massima apertura, ma sì, è vero, però basta stringere mezzo diaframma. Non è moltiplicabile, o meglio, sì, è moltiplicabile, però serve il suo dedicato perché con quelli compatibili, insomma, fa e non fa. E poi comunque non dimentichiamo che diventa più che un F8, ammesso che si riesca poi a farlo leggere all'autofocus, insomma, lo sconsiglio altamente, piuttosto lo adotto su una APS-C oppure croppo direttamente in camera dove sia possibile farlo. Io mi trovo proprio bene con questo obiettivo perché rappresenta un po' la lunghezza focale, quell'arco di focali che quando sono a spasso per riprendere un po' di animali, ma anche qualche uccello, c'è tutto quello che mi serve. Infatti non sono molto d'accordo sui commenti che sento fare, di cui vi dicevo prima, perché fanno parte di qualsiasi zoom. Insomma, dobbiamo cercare anche di avere i piedi per terra, non si può avere moglie ubriaca e botte piena, è impossibile. Uno zoom molto più performante peserebbe molto di più e soprattutto costerebbe davvero molto di più. E poi comunque una cosa che per fortuna ho riscontrato tanto su Nikon quanto su Canon, questa piacevolezza del look generale. È un po' è bello il fuorifuoco, lo sfocato che si crea dietro e che si crea davanti, a me piace molto più di altri obiettivi. Poi certo è inutile andare a cercare la massima nitidezza a 600 mm a tutta apertura, no, questo insomma bisogna sapere che va un po' diaframmato. L'ho messo in confronto al 100-400 e al 100-500 Canon, sapete che il 100-400 è veramente un cavallo di razza e ancora una volta devo dire che ci sono due mondi un po' diversi, nel senso che se devo comunque viaggiare a lungo, il 100-400, che ho qua tra l'altro, è molto più compatto, sì, pesa un po' meno, è vero che devo rinunciare a un pochettino di lunghezza focale, però lo preferisco anche in termini di qualità di immagine. Però se per esempio me lo porto sulla R5 devo aggiungere l'anello adattatore e allora vedete che torniamo un pochettino in pareggio. È vero che si ferma a 400, ma è vero che su una camera così performante posso andare a spingermi oltre col fattore di crop. Invece non ho dubbi quando vado a confrontarlo col 150-600 Sport Sigma. Ottimo obiettivo per carità, ma davvero poco utilizzabile nella caccia vagante, poco brandeggiabile, soprattutto insomma anche in relazione al mio fisico, ma soprattutto per come è organizzato l'obiettivo, con questa parte anteriore che sporge e che costituisce il peso rilevante dell'obiettivo. No, bella la nitidezza, forse persino qualcosa di più di questo, però si perde tutto nel momento in cui devo per forza alzare l'ISO per portare dei tempi di scatto che siano decisamente più a prova, diciamo, di micromosso. Estendendo il confronto, facciamo finta che, dato che questo è prodotto tanto per Nikon quanto per Canon, paragonandolo al 200-500 della Nikon, che tra l'altro ho anche riprovato in un recente video, vi invito a vederlo perché è sempre un bellissimo obiettivo, posso dire che se la giocano davvero in tutti i sensi, perché da una parte per esempio Nikon ha un'apertura costante, un 5-6 su tutto l'arco, dal 200 al 500, questo invece
sì, parte da 5 inezie, però è un po' più scuro, lo si vede. Però dall'altro canto questo sì che risulta un po' più scuro, però si giova di una maggior, secondo me, maneggevolezza, perché quell'altro è veramente ingombrante. Non arriva a 500, scusate, non arriva a 600 il Nikon, questo ha quei 100 mm in più, ma non solo, neanche 50 in meno, quindi come versatilità preferisco questo. Lo cambierei invece col 100-400Z Nikon, l'ultimo arrivato, che però più che un obiettivo è una chimera, perché non si trova nei negozi oppure lo si strapaga perché gli esemplari sono ancora pochi. E quindi sì, quello sì, lì c'è la velocità, c'è la qualità dell'immagine, la nitidezza, è vero si ferma a 400 mm, vabbè, poco male, anche lì, montato su qualche camera, ritaglierò un pochettino, ci metterò un moltiplicatore di focale, tanto arriva lo stesso da 4 a 5, 6, persino in vantaggio su questo. Quello sì, però abbiamo capito, lì c'è un prezzo, costa più del doppio di questo qui. Insomma, alla fine tutti questi zoom sono dei validi alleati. Se vi interessa spingervi con il 600 mm, però ritengo che una focale che arrivi a 600 sua, cioè proprio di natura come questo, sia una buona scelta, perché il look di un 600 mm è comunque diverso da quello di un 400 mm croppato, che sia il sensore che sia la post produzione, insomma è diverso. La capacità di avvicinare il soggetto che ha un 600 mm, anche che sia un 6,3 come questo, è ben diversa. A me piace, sembra proprio di essere sotto, soprattutto quando si tratta di uccelletti di piccola taglia o di dettagli che abbiamo in prossimità. Non dimentichiamo che 600 mm a 2,5 metri di distanza significa isolare molto bene il soggetto, creare anche una foto tutto sommato abbastanza artistica. Due parole su un altro obiettivo col quale ho confrontato, però ahimè a distanza, e quindi non le ho avuti in mano nello stesso momento, e cioè il 200-600 Sony. Col 200-600 Sony, che reputo un obiettivo con i controfiocchi, non è mai scattata la scintilla. E sapete che la fotografia ormai l'avete imparato, è un po' come cantava Cocciante, questione di feeling, sì c'è anche quello, le mani devono riconoscere l'obiettivo, l'occhio deve riconoscere la scena all'interno del mirino, cioè quella che attraversa l'obiettivo e mi arriva qua. Deve riconoscerla come propria, deve vedere quegli elementi che lo hanno colpito nella scena, rivederli e pregustarli nella visione attraverso il mirino. Il 200-600 Sony fa tutto benissimo, poi diciamo anche che un 3x 200-600 che stia in 2 kg, con quella luminosità e con quel prezzo che insomma arriva a 2000 euro, che sono tanti, però se ci pensiamo non sono nemmeno tanti, significa veramente un bel progetto, un autofocus al di sopra di ogni sospetto. Non mi sono trovato con il look, con le immagini restituite, un tantino fredde, per i miei gusti si intende, e un fuorifuoco che proprio non riesco a digerire, duro, assolutamente senza alcun pregio, chiamiamolo così, artistico. Non lo trovo più qui, anche se a volte questo fuorifuoco si mischia con la morbidezza dell'obiettivo a tutta apertura, però mi piace complessivamente più questo. Brandeggiabile, uno stabilizzatore di cui non ve ne ho parlato in questo video perché è identico a quello dell'altro che avevo già fatto, uno stabilizzatore che funziona davvero bene, un settaggio attraverso gli switch della distanza di lavoro che è fatta anche molto bene, fino a 10 metri, oppure da 10 a infinito, oppure ovviamente tutto il range. Cari amici, grazie anche per aver seguito questo video, l'appuntamento è ai prossimi se vorrete. Ciao!